Mi chiamo Yolanda, sono fisioterapista, lavoro con gli anziani, ho lavorato per molto tempo anche con i bambini disabili, da 10 anni invece mi sono dedicata alla fascia degli adulti. Ci occupiamo della riabilitazione fisica dei pazienti che arrivano perché operati d'anca, perché fratturati dalle cadute oppure pazienti che hanno subito degli ictus. Ci occupiamo della loro riabilitazione per rimetterli in piedi e soprattutto per cercare di renderli più autonomi possibili in modo da poter dargli la possibilità di continuare a vivere al meglio. L'aspetto più stimolante nel mio lavoro è di riabilitarli in modo da dargli più autonomia possibile, rimetterli in piedi se non riescono a camminare. E non c'è niente di più gratificante in effetti che ottenere il risultato che ti sei preposto. Occuparsi degli anziani richiede una conoscenza specifica e una competenza specifica, perché sono persone formate, non sono persone in età evolutiva che noi possiamo dirigere verso quello che cerchiamo di avere, verso il nostro obiettivo. Sono persone con una personalità, con un carattere, con un temperamento e la forza sta proprio nel cercare di entrare nella loro sfera emotiva per cercare di farli aprire e fare in modo che si fidino di te. Se manca la fiducia è difficile riabilitare un anziano. Sono una fisioterapista, ho studiato per 3 anni e ho avuto delle conoscenze mediche, psicologia, di sociologia, di igiene, in tanti ambiti, quindi ho studiato tante materie. L'esame articolare, che sarebbe proprio lo studio delle articolazioni esistenti nel corpo umano. Quindi ovviamente questa conoscenza serve per poter poi, dopo aver acquisito le tecniche di riabilitazione, poter intervenire nell'ambito del muscolo, dell'articolazione o della parte del corpo che mi interessa. La differenza più importante di un operatore verso un anziano è sicuramente la capacità di relazionarsi. Molti anziani, lo dico per esperienza, non hanno la capacità e la possibilità di esprimersi e quindi devi cercare sempre di entrare nella loro sfera, cercare di capire, di anticiparli anche nelle risposte e nelle domande, perché come dicevo prima gli anziani hanno una personalità già formata, reagiscono in modo diverso alle varie situazioni. Puoi trovare l'anziano allegro, felice, espansivo, divertente, divertito. Puoi trovare l'anziano che è fortemente deluso perché si trova in questa struttura ed è ostile. La creatività è una componente essenziale nel nostro lavoro, perché ribadisco sempre il concetto che bisogna mettersi a livello del paziente, non cercare di portare il paziente al tuo livello, per cui tu devi essere capace di entrare in comunicazione con la persona. E la creatività può servire proprio nei casi in cui hai davanti l'ostilità, la non collaborazione del paziente e devi inventarti una situazione in modo che risponda. Esempio, un balletto, una canzone, far ricordare all'anziano una canzone dei suoi tempi. Abbiamo tanti vecchietti dei nostri paesi che conoscono le canzoncine che cantavano nelle varie processioni. Cominciamo a cantare, a fare la processione. Tutti insieme facciamo la processione e li facciamo camminare coi girelli. L'attività è fondamentale. Il consiglio che posso dare a un giovane, una persona che vuole approcciarsi con l'anziano per la prima volta, intanto è munirsi di tanta pazienza, disponibilità, serenità,
nel senso che i piccoli problemi che ci toccano nella vita quotidiana purtroppo li dobbiamo mettere da parte, perché ripeto, stare con l'anziano significa mettersi a sua disposizione in tutto e per tutto, e devi saperlo far ridere, devi saperlo ascoltare, devi saperlo accogliere, e anche un po' di bontà d'animo, perché se non c'è quella non puoi starci con gli anziani, assolutamente. Gli anziani sono particolari. As you have seen, the experts recommend soft skills for improving as a caregiver. In Here for You, we have developed modules to help you in your learning path. You will find content about a lot of soft skills. Follow the modules and learn with us.